Le impronte non le appartenevano. Perla Ferri le notò alle 4 del mattino, stando sulla soglia del capanno, per la conservazione del grano, con una lanterna tenuta all'altezza delle spalle, la fiamma piegata di lato dallo spiffero, che entrava dalla fessura sotto la porta. E, in quella luce mutevole, poteva vedere le impronte, chiaramente, impresse sul pavimento di terra battuta. Grandi stivali. Il passo di un uomo. Qualcuno aveva camminato dall'ingresso fino alla parete di fondo, era rimasto lì per un po', e giudicare dalla profondità dei segni dei talloni, e poi era uscito. Le tracce erano abbastanza fresche da non avere ancora i bordi sgretolati. Rimase immobile in ascolto. Il casale dietro di lei era buio, la valle sottostante era buia, niente si muoveva nell'aia, chiunque fosse venuto se n'era già andato. Perla abbassò la lanterna e guardò le scaffalature lungo la parete di fondo. Nulla sembrava fuori posto. I sacchi di grano stavano dove? Stavano sempre, ma qualcosa sul penultimo scaffale dal basso catturò la sua attenzione. La disposizione della polvere era sbagliata. Uno spazio rettangolare era stato pulito, non grossolanamente, ma con cura, come se qualcuno avesse sollevato un oggetto, lo avesse esaminato e lo avesse rimesso approssimativamente nella stessa posizione, abbastanza vicino da sfuggire, e ci non prestava attenzione. Lei stava prestando attenzione. Non tornò a dormire. Quando la pallida luce grigia cominciò a separare la linea degli alberi dal cielo, aveva già portato l'acqua del mattino, dato da mangiare alle 2 galline rimaste e stava spaccando la legna da ardere, accanto al portico sul retro. Le sue mani lavoravano automaticamente, lo facevano sempre. 6 anni di lavoro avevano reso il suo corpo capace di continuare mentre la sua mente andava altrove, e la sua mente era ancora in quel capanno a guardare la polvere spostata e le impronte attente di un uomo che non voleva essere sentito. Aveva 17 anni. Le sue mani lo mostravano diversamente dal suo viso, le nocche erano ingrossate, i palmi colossi in schemi che corrispondevano a strumenti specifici. Un dito della mano destra non si raddrizzava completamente, bloccato all'articolazione da un incidente con un fil di ferro la primavera precedente. Quando teneva l'ascia quel dito riposava con una leggera angolazione e lei aveva da tempo adattato la sua presa per assecondarlo. Non pensava alle sue mani come danneggiate, pensava ad esse come pagate. Silvio Ferri uscì dal casale alle 7 e mezza con il cappotto già abbottonato fino al colletto. Quella fu la prima cosa che notò. La temperatura quella mattina era fredda ma non pungente. Non c'era motivo di abbottonarsi un cappotto prima di uscire, a meno che l'intenzione non fosse quella di rimanere fuori solo brevemente, o a meno che il cappotto non fosse stato abbottonato prima che la decisione di uscire fosse presa. Il cappotto di Silvio era stato abbottonato prima che lui aprisse la porta. La decisione era stata presa prima che lui ne varcasse la soglia. Si fermò sulla porta e la guardò. Non disse buongiorno. Sei abbastanza grande per cavartela da sola ora, disse. Perla posò l'ascia accanto al ceppo. Non la posò perché aveva finito di usarla, la posò perché aveva bisogno di entrambe le mani libere per qualsiasi cosa fosse venuta dopo. E aveva imparato, presto, che tenere in mano oggetti affilati durante le conversazioni difficili creava problemi che duravano più delle conversazioni stesse. Me la cavo da sola da quando sono arrivata qui, rispose. La masella di Silvio si irrigidì. Non se lo aspettava, si era aspettato silenzio o lacrime,
e si era preparato per entrambi, ma non per una semplice dichiarazione di fatto pronunziata senza foga. Passò alla seconda cosa che aveva preparato. La casa è mia, disse. L'ho mantenuta da quando è morto tuo padre. Ti ho mantenuta da quando è morto tuo padre. Nessuno può dire che non mi sia comportato bene con te. Aveva bisogno che lei fosse d'accordo. Poteva sentirlo dal modo in cui lo diceva. Quel leggero innalzamento alla fine della frase, che non era del tutto una domanda, ma voleva ricevere una risposta come tale. Aveva bisogno di uscire da questa conversazione credendo di aver agito in modo equo, e l'unico modo per ottenere quella conferma era da lei. Perla non disse nulla. Il silenzio si allungò. L'espressione di Silvio mutò attraverso diverse sfumature prima di assestarsi in qualcosa di più duro. Puoi trovare lavoro in paese, disse. Rientrò in casa e ne uscì un momento dopo con uno zaino di tela. Lo posò sul portico senza porgerglielo direttamente. Pane, una coperta, delle conserve, il coltello di suo padre. Lei raccolse lo zaino. Pesava quel che pesava. Si stava girando verso la strada quando la sentino. Una voce dentro casa, bassa e veloce, che parlava a Silvio da qualche parte vicino al corridoio sul retro. Non un vicino di passaggio. Non alle 7:30 del mattino con la neve. A terra e un cielo duro che premeva da ovest. Era qualcuno che aveva dormito lì, qualcuno che era stato dentro casa fin dalla notte precedente. Perla pensò al capanno del grano, alle impronte attente, alla polvere chiaramente rimossa sul penultimo scaffale. Pensò al cappotto di Silvio, già abbottonato prima di uscire. Non si voltò indietro. Camminò verso la strada dietro di lei. Dopo un momento sentì la porta del casale chiudersi. Non sbattuta, quello sarebbe stato un gesto impulsivo. Fu chiusa deliberatamente. Con il controllo, collaudato, di un uomo che aveva concluso un affare e stava passando al successivo. La neve aveva iniziato a cadere in qualche momento dell'ultima ora, leggera e fine, posandosi sui solci dell'aia senza riempirli. Perla uscì dal cancello senza guardarsi indietro. Non si guardò indietro perché non c'era nulla dietro di lei ora che avesse bisogno di vedere. Qualunque cosa ci fosse in quella casa, qualunque cosa si stesse discutendo in quel corridoio sul retro, non era più affar suo. La strada davanti e lei contava 20 chilometri fino al paese, attraverso un terreno che sarebbe diventato più duro col passare della giornata. E ogni chilometro speso. E guardare indietro era un chilometro che non poteva permettersi. Aveva 17 anni da 3 mesi. Aveva lavorato in quella fattoria da quando ne aveva 11, portatali dopo che i suoi genitori erano morti per la febbre, che aveva attraversato la valle l'inverno di quell'anno. Non era stata portata lì per amore. Ora lo capiva in un modo che non aveva compreso a 11 anni. Era stata portata lì perché una fattoria ha bisogno di manodopera e la manodopera costa denaro, e una bambina orfana in lutto costa considerevolmente meno di un bracciante. Silvio non era stato crudele al riguardo, la crudeltà richiede un certo investimento emotivo. Era stato semplicemente pratico, nel modo in cui gli uomini pratici a volte lo sono riguardo, e cosché non disturbano il loro sonno. Sua zia Margherita era stata diversa. Margherita era stata il calore in quella casa, la persona che aveva insegnato e per la quali erbe crescevano e dove sul pendio della collina, che le aveva mostrato come leggere il tempo dal modo in cui le nuvole si ammassavano sul crinale occidentale, che a volte sedeva con lei la sera e non richiedeva conversazione,
Margherita era morta a luglio, ad agosto la casa era diventata silenziosa in un modo che non aveva nulla a che fare con il suono. Ad ottobre Silvio aveva iniziato a guardare Perla nel modo in cui guardava un'attrezzatura che aveva esaurito il suo scopo. Sapeva da 3 settimane che questo stava per succedere. Aveva visto Silvio scrivere lettere al tavolo della cucina. Lo aveva visto contare i pochi soldi che la fattoria aveva prodotto in un autunno difficile. Era rimasta perché non c'era nessun altro posto dove andare e perché andarsene alle proprie condizioni richiedeva una preparazione che non aveva il tempo di completare prima che arrivasse il freddo. Era rimasta troppo a lungo ad aspettare un'alternativa che non si era materializzata. E ora era sulla strada, a dicembre, con uno zaino di tela, stivali consumati e il cielo che scendeva pesante da ovest. Camminava. Il movimento era calore. Non era filosofia, era fisiologia, il corpo che bruciava carburante per mantenersi in funzione, il sottoprodotto di quella combustione era il calore che spingeva verso l'esterno attraverso la pelle. Star fermi significava che il corpo smetteva di generare, il freddo iniziava a vincere. Lo aveva imparato da Margherita, che lo aveva imparato da qualcuno prima di lei, e lo teneva in prima linea, nella sua mente, nel modo in cui una persona tiene qualcosa di importante nel tascino della camicia, vicino e accessibile. A metà mattinata la nevicata si infetti senza intensificarsi, quel tipo di neve che non si annunzia ma semplicemente si accumula. Le colline a est della strada sbiadirono in forme grighi. Le colline ovest scomparvero del tutto. La strada stessa rimase visibile, ma i margini si sfocarono e le distanze diventarono inaffidabili. Passò davanti alla vecchia proprietà dei Tagliabue, abbandonata ormai da 3 anni, con i pali della recinzione inclinati in angolazioni che suggerivano un crollo lento piuttosto che un sedimento improvviso. Passò il guado del torrente, dove il ponte di assi gemette sotto il suo peso in un modo in cui non aveva gemuto nei mesi più caldi. I suoi piedi erano ancora asciutti. Questo sarebbe cambiato. Cambiò a mezzogiorno, quando la strada scese in una zona avvaiata che la neve aveva trasformato in una sottile lastra di ghiaccio sopra l'acqua. Attraversò con attenzione. Ma attenzione non era sinonimo di asciutto, e lo stivale sinistro sviluppò una linea di umidità lungo la suola interna che poteva sentire a ogni passo. Non ancora pericoloso, ma richiedeva attenzione. Stava pensando allo stivale, calcolando quanti chilometri mancavano in rapporto e quanto è lungo avrebbe retto lo stivale, quando sentì il motore. Un autoveicolo arrivò da dietro di lei, muovendosi lentamente lungo la strada ammorbidita dalla neve. I carabinieri. Riconobbe il fuoristrada prima di riconoscere l'uomo al volante e si spostò sul lato della strada senza che le venisse chiesto. Il vicebrigadiere Pari de Crespi si fermò accanto a lei. Era un uomo corpulento sulla quarantina, con un viso che era stato all'aperto per la maggior parte di quegli anni e lo dimostrava. La guardò nel modo in cui avrebbe potuto guardare una situazione che richiedeva una valutazione prima di un impegno. Perla Ferri, disse. Vice Brigadiere Crespi. Lui guardò lo zaino sulla sua schiena, guardò la strada davanti a lei che scompariva nella neve e nella distanza. Guardò il cielo, che aveva il colore di un vecchio livido. La strada per il paese diventerà brutta prima di sera, disse. La neve sta scendendo più forte da nord. Lei aspettò quello che sarebbe venuto dopo, l'offerta di un passaggio. La domanda su dove stesse andando. L'indagine di base che una persona autorizzata potrebbe fare riguardo
e una ragazza di 17 anni sola su una strada invernale con tutto ciò che possedeva in una borsa sulla schiena. Lui disse, stai attenta là fuori, poi ripartì. Perla rimase sul ciglio della strada e guardò le sue luci posteriori scomparire nel grigio. Capì cosa era appena successo. Crespi conosceva Silvio. Crespi conosceva questa valle e tutti i suoi abitanti, il che significava che conosceva le sembianze di ciò che era accaduto quella mattina senza che gli fosse stato detto. Si era fermato, l'aveva guardata, aveva fatto un calcolo. Lo stesso tipo di calcolo che aveva fatto Silvio, quello in cui il costo del coinvolgimento supera il disagio di voltare lo sguardo, e poi aveva proseguito. Non provò quello che si aspettava di provare, che era disperazione. Quello che provò invece fu una sorta di fredda lucidità. Era sola. Non abbandonata in questo momento, sebbene anche questo fosse vero. Sola nel senso più antico e permanente, il senso che significava che non poteva contare su nessuno lì per prendere una decisione al suo posto. Non era la cosa peggiore da capire. La cosa peggiore sarebbe stata capirlo troppo tardi. Camminò. A metà pomeriggio la nevicata era cambiata. La neve leggera e fine del mattino era sparita, rimpiazzata da qualcosa di più pesante e con un'intenzione dietro, fiocchi che scendevano a grappoli e si attaccavano dove atterravano. Il vento si alzò da nord-ovest, non ancora violento ma costante e risoluto. Si trovava ancora a 6 chilometri dal paese, secondo i suoi calcoli, il che significava 2 ore in buone condizioni e considerevolmente di più in queste. Il suo stivale sinistro era completamente bagnato ora. Il destro stava reggendo ma poteva sentire la suola flettersi in un modo in cui non avrebbe dovuto, le cuciture che si allentavano a ogni chilometro. Il pane nello zaino si era indurito per il freddo. Sistemò lo zaino più in alto sulle spalle e continuò a camminare. Aveva osservato le colline a ovest per l'ultimo chilometro. All'inizio, non per una ragione particolare, solo l'abitudine di chi è cresciuto sentendosi dire di prestare attenzione alla terra. Ma qualcosa delle colline occidentali aveva iniziato a trattenere la sua attenzione in un modo specifico. La linea degli alberi li era più densa della strada aperta, il che significava un frangimento. Le colline stesse erano abbastanza ripide da avere pareti rocciose esposte dove la neve non poteva accumularsi completamente, il che significava un potenziale riparo. E l'orientamento era giusto. Il pendio correva da nord-est a sud-ovest, il che avrebbe messo qualsiasi conca o sporgenza sul lato protetto dal tempo predominante. Lasciò la strada. La salita fu più dura di quanto sembrasse dal basso. La neve si era accumulata tra le rocce in modi che non davano alcun avvertimento prima che il piede sprofondasse, e volte di 15 centimetri. E volte fin quasi al ginocchio. Si muoveva con cautela, testando ogni passo, usando le mani sulle pareti rocciose quando la pendenza aumentava. Cadde 2 volte. La prima volta si trattenne e si ammaccò solo il palmo. La seconda volta cadde pesantemente sul ginocchio destro e rimase lì per un momento, respirando attraverso il dolore, facendo un inventario dei danni. Niente di rotto. Il dolore senza conseguenze è un'informazione, non un'emergenza. Si alzò e continuò a salire. La luce stava diventando spagliata. Non era ancora buio, ma la qualità della luce rimanente era cambiata, appiattendosi e diventando priva di direzione nel modo in cui fa quando il cielo diventa un'unica superficie. Aveva forse 40 minuti prima del buio vero, e nel buio vero su quel pendio, l'aritmetica cambiava completamente.
Stava scrutando in cerca di qualsiasi cosa. Un albero caduto, una sporgenza di roccia, un cespuglio abbastanza fitto da tagliare il vento. Vide la porta. Il suo primo pensiero fu che fosse un'ombra, uno scherzo della luce piatta su una macchia di terra scura, un rettangolo di oscurità contro il pendio, arretrato sotto un sollevamento del terreno che curvava, sopra di esso in un arco che sembrava, se guardato senza aspettarsi nulla naturale. Ma se guardava con occhi diversi, con gli occhi di chi aveva imparato da Margherita come leggere cosa stava facendo la terra rispetto a cosa era stata costretta a fare, l'arco era spagliato. Ai pendi naturali non incontravano le pareti verticali e quell'angolazione. Le colline naturali non avevano quel particolare tipo di angolo retto dove la terra curva incontrava una superficie piatta. Si mosse verso di esso. La porta era di legno. Legno vecchio, la superficie diventata grigio argento per l'età e l'umidità, ma ancora solida dove vi premette contro il palmo. Parzialmente sepolta sotto 60 cm di neve accumulata, alla base il mucchio pressato duramente dal vento. Intorno alla porta la terra era modellata, arrotondata in cima, rinforzata ai bordi con pietra che non erano rotolate lì da sol, deliberatamente. Qualcuno aveva costruito questo dentro la collina e poi aveva lasciato che la collina vi ricrescesse sopra, o l'aveva costruito in un modo che invitava la collina ad apparire naturale al di sopra. Mise le mani nella neve alla base della porta e iniziò a sgombrare. Fu allora che lo sentì. Non sotto la neve alla base, ma di fronte. Il terreno stesso. La neve nell'aria immediatamente di fronte alla porta era piatta in un modo in cui la neve circostante non lo era. Non piatta per essersi assestata, piatta per essere stata lavorata. Quella particolare piattezza levigata del terreno che è stato sgomberato con un attrezzo, una pala o un asse o qualcosa con una faccia piatta. Lo spiazzo non era abbastanza fresco da essere rimasto scoperto, ma nemmeno abbastanza vecchio da permettere alla neve nuova di essersi completamente riaccumulata sopra il terreno livellato. Qualcuno aveva sgomberato l'area di fronte a questa porta negli ultimi 2 o 3 giorni. Rimase molto immobile per un momento e ascoltò il vento e la neve e la saluto niente che era presente sulla collina. Boasicino e finì di liberar la base. La maniglia di ferro era abbastanza fredda da bruciare attraverso i suoi guanti. Vi si appoggiò e spinse. Niente. Si riposizionò e spinse più forte, spingendo la spaglia contro il legno. Un gemito, poi resistenza, poi la porta oscillò verso l'interno su cardini che si lamentarono mattanero, l'aria uscì, non il nulla ghiacciato dall'esterno, un'aria diversa, aria ferma. Il tipo di aria che esiste in luoghi protetti dal cielo che è rimasta nello stesso spazio abbastanza a lungo da assumere il carattere della terra che la circonda. Fresca ma non fredda in modo letale. Respirabili in un modo in cui l'aria invernale esterna smette di essere respirabile oltre una certa temperatura. Accese un fiammifero. La piccola fiamma le mostrò uno stretto passaggio che scendeva verso il basso, ruvidi gradini di pietra levigati al centro dall'uso. Il passaggio si apriva in fondo in uno spazio più grande di quanto potesse vedere nel raggio limitato del fiammifero. Poteva distinguere l'inizio di muri, di nuovo di pietra, che curvavano verso l'alto. Il fiammifero le bruciò le dita. Lo lasciò cadere e rimase nell'oscurità. Le persone scompaiono in posti con questo. Lo sapeva, rifugi crollati, vecchi pozzi, animali rintanati nel buio. Ogni istinto di autoconservazione aveva qualcosa da dire sul fatto
discendere in uno spazio sotterraneo sconosciuto, quando nessuno sapeva dove si trovasse e nessuno la stava cercando. Il vento rispose per lei. Scese dalla collina in una raffica che colpì la porta aperta e spinse il freddo attraverso la fessura con l'efficienza di qualcosa che si era esercitato per tutto l'inverno. Il freddo le toccò la nuca e i piedi bagnati e la pelle esposta dei polsi, dove le manice si erano sollevate durante la salita. Scesi i gradini e si tirò dietro la porta chiudendola. Il suono della tempesta si fermò, non completamente. Poteva ancora sentirlo come una cosa distante e attutita, come quando si sente una conversazione in un'altra stanza, presente ma senza contorni. Rimase sull'ultimo gradino e lasciò che gli occhi si abituassero e poi accesse un altro fiammifero. La stanza era più grande di quanto si fosse concessa di sperare. Le pareti erano di pietra, incastrate senza malta nelle sezioni inferiori e con la malta in quelle superiori, curvando in su e oltre in un soffitto, a volta sostenuto da travi di legno, scure per l'età ma che non mostravano alcun segno di debolezza alle giunture. Le travi erano pesanti, qualcuno che capiva il carico e il peso le aveva posizionate. Lungo la parete di fondo, scaffali dal pavimento, al soffitto adattati alla curva della pietra e su quegli scaffali barattoli, dozen di essi, sigillati con serralacca, il loro contenuto visibile con masse scure dietro il vetro. Accanto ad essi sacchi di stoffa, legati al collo, casse di legno, in pilot all'altezza delle cossi, con il loro contenuto scritto sui lati col gesso. Patate, rape, cipolle. Contro la parete vicina, una piccola stufa di ghisa con un tubo a gomito che correva verso l'alto attraverso un foro nel soffitto, un foro attorno al quale era stata messa della malta per evitare spifferi. Accanto alla stufa, legna spaccata impalata in un rettangolo ordinato, coperta con un pezzo di tela serrata, che era stato appesantito agli angoli con delle pietre. Legna asciutta, legna protetta. E sul tavolino accanto alla stufa, una tazza di latta. Perla andò al tavolo e prese la tazza. La inclinò verso il fiammifero. Un residuo scuro rivestiva l'interno. Non lo scuro spiadito e uniforme di una vecchia macchia, ma il residuo irregolare di un uso recente. Fondi di caffè non ancora del tutto asciutti. Non del tutto asciutti nel modo in cui qualcosa si asciuga nel corso di anni o mesi. Il modo in cui qualcosa si asciuga nel corso di giorni. Rimise la tazza esattamente dov'era. Guardò la stanza con occhi diversi ora. La legna impilata accanto alla stufa era la legna secca di anni di accumulo, ma la tela serrata che la copriva mostrava segni di recente manipolazione a un angolo, la pietra di peso leggermente spostata, lo scaffale vicino alla parete di fondo. Aveva uno spazio vuoto dove un barattolo era stato rimosso di recente e rimesso di recente. La disposizione della polvere alterata corrispondeva a quella del capanno del grano di quella mattina, in un modo in cui non poteva costringersi e ignorare. Qualcuno era stato lì, non anni fa, non l'uomo che aveva costruito questo posto, la cui ultima annotazione sul diario era stata scritta 7 inverni prima. Qualcuno più di recente, qualcuno negli ultimi giorni. Guardò la porta in cima alle scale. L'aveva chiusa con il chiavistello. Il chiavistello era di ferro, semplice, efficace. Guardò di nuovo la stanza, poi attraversò fino alla stufa, aprì lo sportello di ghisa e guardò all'interno. Cenere asciutta, fredda, con l'aspetto stratificato di fuoci, multipli nel tempo. Controllò il tiraggio tenendo la mano vicino alla giuntura del tubo.
L'aria si muoveva verso l'alto. Buona costruzione. Il tubo tirava ancora. Sistemò l'esca dalla scatola, accanto alla stufa, prima ai pezzi piccoli, poi costruì su di essi, con cura. Aveva una scatola di fiammiferi. Ne usò uno. Il fuoco prese. Si sedette sui talloni e guardò la piccola fiamma prendere possesso dei legnetti e poi allungarsi verso i pezzi più grandi. Quando la legna fu adeguatamente accesa, chiuse lo sportello della stufa, a metà e regolò la valvola per una combustione lenta e controllata. Non un fuoco grande, un fuoco sufficiente. Poi si tolse lo stivale sinistro e tenne il piede bagnato vicino alla stufa. Il dolore della circolazione che ritornava fu il particolare dolore acuto di qualcosa che riprende e funzionare correttamente. Rimase con esso e vi respirò attraverso, e quando Svani aprì il barattolo più vicino sullo scaffale in basso, carote conservate in salamoia il sigillo intatto. Fece saltare il coperchio con il coltello dal suo zaino e mangiò in piedi lentamente, guardando la stanza. Il cibo le fece quasi venire da piangere. Non perché fosse buono, anche se il sale e la consistenza, dopo un giorno di digiuno, erano più che buoni. Pianse perché ciò che il barattolo significava era che domani esisteva di nuovo. Aveva camminato su quel pendio calcolando opzioni che si restringevano. E ora il calcolo era cambiato. Rimise il coperchio sul barattolo, controllo delle porzioni. Ciò che c'era in questa stanza era limitato e, finché non avesse capito quanto limitato, lo avrebbe trattato come l'ultimo di qualcosa piuttosto che come il primo. Vicino alla parte posteriore, sotto una rustica branda di legno, con due coperte piegate sopra, vide una scatola, legno grezzo, grande circa come un grosso libro, e con un panno avvolto attorno, legato con dello spago. Si, in ginocchio, e la raccolse. Il panno non era polveroso nel modo in cui lo erano gli scaffali. Era stato maneggiato di recente o riposizionato di recente. Lo scartò. Dentro la scatola c'era un diario. Apri la copertina. Ezio Corti. In una grafia accurata e inclinata e una data. Girò le pagine. Le annotazioni erano precise e pratiche. La registrazione di un uomo che misurava il suo mondo in quantità che contavano. Temperatura esterna all'alba e al tramonto. Legna rimanente espressa in giorni, conteggio delle patate per settimana, consumo di olio per lampade al mese. La scrittura non era letteraria, era ingegneria. Ogni numero serviva a uno scopo. Tra i numeri, occasionalmente una frase di spiegazione. Ne lesse una, costruito questo rifugio dopo la gelata del 71. La terra rimane più stabile dell'aria. La maggior parte delle persone congela perché aspetta troppo a lungo per prepararsi. Ne lesse un'altra. Travi del soffitto impastate per sopportare il doppio del carico di neve stimato. Se mai dovessero cedere, non sarà per colpa dell'inverno. Ne lesse una terza. La mia famiglia se n'è andata da 7 anni, io sono ancora qui. E questo serve la preparazione. Voltò verso la fine del diario. Le ultime annotazioni descrivevano un infortunio e una gamba, una decisione di andare in paese per rifornimenti prima che la neve cadesse pesante. La calligrafia in quelle pagine finali era leggermente diversa, la pressione meno costante, il lavoro di una mano che gestiva il dolore. L'ultima annotazione era datata 7 inverni prima. Girò le pagine oltre l'ultima annotazione, bianche. Poi tornò indietro attraverso la sezione centrale, più lentamente, e notò ciò che non aveva notato leggendo in avanti: mancavano delle pagine. Non strappate nel modo in cui le pagine si strappano.
quando un libro cade e pezzi con l'età rimas. I tagli erano netti, fatti con qualcosa di affilato, ed erano raggruppati in una sessione di annotazioni di circa 3 o 4 anni prima dell'ultima annotazione. Forse una dozzina di pagine, forse di più. Tenne il diario vicino alla stufa ed esaminò i bordi tagliati. Non mostravano alcun ingiallamento, nessuno scorrimento dovuto all'età rispetto alle pagine rimanenti. I tagli erano stati fatti in modo relativamente recente, e in fondo alla pagina che seguiva immediatamente la sessione tagliata, in una calligrafia che non era quella di Corti, pressata con forza sufficiente da mostrarsi solo per la pressione, qualcuno aveva scritto 4 parole a margine. Già no preso. Lo les 2 volte. Lo les 3 volte. Poi avvolse nuovamente il diario nel suo panno e lo posò sulla branda accanto, e se e guardò la stufa di ghisa e la legna asciutta e ordinata e barattoli sigillati. Sui loro scaffali e la tazza di latta con il suo residuo di caffè non del. Tutto asciutto, seduta sul tavolo, dove l'aveva rimessa. Fuori la tempesta era arrivata per davvero, poteva sentirla ora anche attraverso la terra e il legname sopra di lei. Il vento che lavorava contro la collina, la neve contro la roccia, ai suoni dell'inverno che reclamava tutto ciò che non era preparato ad affrontarlo. Dentro, la stufa bruciava costantemente, il soffitto a volta reggeva, la terra tutto intorno a lei faceva quello che fa la terra, assorbendo, moderando e ricordando tutto ciò che era mai successo al suo interno. Si tirò la coperta sulle spalle e si appoggiò alla parete curva di pietra e lasciò che il calore raggiungesse i suoi piedi e le sue mani e i punti freddi lungo la sua spina dorsale. E pensò a tracce di polvere umide e impronte attente e fondi di caffè non ancora asciutti e 4 parole scritte in un margine da qualcuno che era stato lì prima di lei. Qualcuno che sapeva cosa c'era in quella stanza ed era venuto a vederla e se ne era andato senza prenderla. Qualcuno che sarebbe tornato. Il fuoco si assestò nella stufa, il vento premette contro la collina e non trovò modo di entrar. Per la Ferry sedette nella stanza sepolta e guardò la luce proveniente dallo sportello socchiuso della stufa muoversi sul soffitto di pietra e non dormì per molto tempo. Si svegliò a bussare. Non alla porta esterna sopra, alle pareti stesse, o almeno fu così che le arrivò prima, tradotto attraverso la pietra e la terra in qualcosa che non aveva direzione. Si alzò e sedere dalla branda con la coperta ancora sulle spalle e rimase immobile e ascoltò. Il fuoco nella stufa si era ridotto, a brassi che brillavano di arancione attraverso la grata di ghisa. Erano passate ore. Il bussare arrivò di nuovo, debole, sordo, da sopra e a sinistra, il che significava la porta esterna. Perla fu in piedi prima di prendere qualsiasi decisione cosciente di alzarsi, attraversò la stanza, salì i gradini di pietra e appoggiò l'orecchio al legno. Quello che sentì fu vento e sotto il vento respiro. Più di una persona. Aprì la porta di 5 centimetri. La donna in piedi fuori era Melinda Colombo e stringeva un bambino contro il corpo con entrambe le braccia, nella postura di chi ha sostenuto quel peso per molto più tempo di quanto la sua forza fosse progettata per fare. La testa del bambino era contro la sua spalla e le sue labbra, anche nella luce grigia, erano del colore sbagliato. Dietro di loro la collina era un muro di bianco che si muoveva lateralmente. Perla aprì completamente la porta e allungò le braccia prima verso il bambino.
Si chiamava Zeno, aveva 9 anni e Perla lo conosceva per via della valle, l'aveva visto correre lungo le linee delle recensioni in estate e sedere sul retro del carro di sua madre nei giorni di mercato. Ora era un peso morto tra le sue braccia, cosciente ma non rispondeva al suo nome, le dita arricciate dentro guanti bagnati che si erano congelati indurendosi. Lo portò giù dai gradini, lo adagiò sulla branda e iniziò dai guanti. La regola sui vestiti bagnati non era qualcosa che spiegava, la seguiva semplicemente, lavorando veloce e metodica. Prima i guanti, poi il cappotto, poi gli stivali, sostituendo ogni strato bagnato, immediatamente con le coperte. Asciutte dello scaffale, inferiore prima di passare al successivo. Melinda stava in fondo agli scale e guardava. Non inerme, semplicemente riconoscendo che la persona che conosceva la stanza doveva lavorare nella stanza. Perla mise a scaldare dell'acqua sulla stufa, non calda, tiepida. La temperatura di un torrente di fine state, perché il corpo che entra da quel tipo di freddo ha bisogno di un passaggio graduale, non di uno shock. Sorseggia, disse quando tenne la tazza alla bocca di Zeno. Piccoli sorsi, lui bev. Il colore delle sue labbra iniziò a cambiare dopo la seconda tazza. Il blu ci si muoveva verso qualcosa di più vicino ai vivi. Melinda Colombo si sedette pesantemente su una cassa vicino alla stufa e si mise il viso tra le mani. Non piangeva, la postura di qualcuno che ha usato tutto ciò che aveva e a cui è stato appena detto che può fermarsi. Dopo un po' alzò la testa e guardò Perla. Guardare davvero. Il modo in cui le persone guardano quando stanno vedendo qualcosa che avrebbero dovuto vedere prima e si stanno ricalibrando in base al ritardo. Sei la ragazza di Silvio Ferri, disse. Lo ero, disse Perla. Stava aggiungendo legna alla stufa, piccoli pezzi controllati. Il silenzio che seguì aveva un suo peso. Melinda Colombo non era una donna crudele, Perla lo sapeva di lei senza aver bisogno di esaminarlo. Era una donna della valle che aveva sentito di Silvio, che mandava via sua nipote prima della tempesta, e aveva pensato, come le persone pensano alle cose, che non possono aggiustare, che fosse un peccato, e poi aveva continuato con i propri preparativi. La valle era piena di persone che avevano fatto esattamente questo. Il loro non agire non era malizia, era la particolare vigliaccheria di coloro che si dicono che gli affari degli altri non li riguardano. Avrei dovuto venirti a trovare, disse Melinda. Prima. Avrei dovuto dire qualcosa a Silvio o avrei dovuto venire a cercarti. Avrei dovuto. Zeno ha bisogno di più acqua, disse Perla. Porse la tazza vuota. Puoi tenerla tu mentre la riempio? Mise la tazza nelle mani della donna, le diede qualcosa da fare. Quello era l'unico perdono che aveva a disposizione in quel momento e lo intendeva sinceramente. Melinda tenne la tazza e Perla la riempì, e il momento passò in qualcosa in cui entrambe potevano vivere. Zeno si addormentò. Nel primo pomeriggio si sarebbe ripreso. Perla conosceva i segni del freddo, andato troppo oltre, e questo non si era spinto fino a quel punto. Avrebbe dormito, si sarebbe svegliato affamato, e sarebbe stato imbarazzato per il pianto che aveva fatto salendo la collina, di cui Melinda le raccontò a bassa voce mentre sedevano insieme vicino alla stufa. Abbiamo visto fumo tra gli alberi, disse Melinda. 2 giorni fa, credo, ieri. I giorni si confondono. Pensavo fossero cacciatori. Pensavo che ci fosse qualcuno lassù che potesse aiutare. Quanto è grave la situazione nella valle? Melinda guardò il fuoco.
I fratelli Rinaldi hanno perso il loro capanno degli attrezzi. Il tetto è crollato la seconda notte. La famiglia Tacconi è nella loro casa principale, ma Minerva Torrigiani ha fatto sapere in giro che la loro scorta di legna era più bassa del previsto. Fece una pausa. Il vicebrigadiere Crespi ha percorso la strada 2 volte il primo giorno. Poi la strada è diventata impraticabile. Perla non disse nulla al riguardo. Silvio, disse Melinda cautamente, non ha lasciato la sua proprietà. Non per controllare nessuno. Nemmeno per aiutare i Rinaldi. Cosa sta facendo nella sua proprietà? Chiese Perla. Melinda la guardò. La notte prima della tempesta c'era un uomo a casa sua. Qualcuno da fuori valle, credo. Qualcuno con un bel cappotto. È partito prima dell'alba. Abbassò lo sguardo sulle sue mani. Non so cosa significhi. Perla pensò alla polvere umida e alla neve sgomberata e a un uomo con un bel cappotto che esaminava scaffali in un capanno per il grano alle 4 del mattino. Pensò alla voce di Silvio nel corridoio sul retro e alla porta che si chiudeva con il controllo preciso di un uomo che conclude una transazione. Pensò, quindi l'uomo nel capanno del grano non era Silvio. La neve fuori correva contro la collina con il suono di qualcosa di insistente e continuo. Perla aggiunse un pezzo di legna più grosso alla stufa e non disse nulla. Entro sera il rifugio ospitava 7 persone. Arrivarono 1 o 2 alla volta, seguendo il fumo come aveva fatto Melinda, e ogni volta che la porta esterna si apriva portava giù per i gradini. Il freddo con qualcosa di fisico, una presenza che iniziava immediatamente, e testere il calore che la stufa aveva costruito. Perla gestì la legna con attenzione, calcolando la nuova aritmetica di 12 persone in uno spazio chiuso. I fratelli Rinaldi arrivarono insieme. 2 uomini corpulenti sulla trentina che dovettero abbassare la testa sotto le travi del soffitto e che rimasero a guardar gli scaffali con espressioni che mescolavano sollievo con qualcosa di più complicato. Una donna che Perla non conosceva bene, la signora Gatti dell'estremità nord della valle, arrivò con un fagotto di stoffa delle sue conserve e le mise sullo scaffale senza che le fosse chiesto, il che disse a Perla qualcosa di utile su di lei. Un uomo più anziano di nome Primo, che odorava di fumo di pipa e si muoveva con cautela e causa di un'anca malandata, riempì l'ultimo spazio aperto vicino alla parete di fondo e si calò su una cassa con la pazienza di una persona abituata da tempo a gestire le proprie limitazioni. Il cibo fu razionato. Perla lo fece apertamente e senza scusarsi, spiegando una volta quanto ne fosse disponibile in rapporto a quante persone e quanti giorni la tempesta potesse durare. Nessuno discuss. I fratelli Rinaldi sembravano volerlo fare, ma sembrare non è lo stesso di fare, e non lo fecero. Poi arrivò Minerva Torrigiani. Venne con 2 persone al suo servizio, una donna che cucinava per la sua famiglia e un uomo grande e silenzioso di nome Carlo che portava le loro borse. Minerva Torrigiani aveva una 50 d'anni o giù di lì. Con la postura di chi ha passato decenni e essere la persona più importante nella maggior parte delle stanze in cui è entrata. Indossava un cappotto che costava più di quanto alcune famiglie della Valle guadagnassero in una stagione. Guardò la stanza sotterranea con l'espressione di chi sta ridimensionando le proprie aspettative in tempo reale. La tenuta Gigli a una cantina, disse a nessuno in particolare. Avrei dovuto andare lì. La tenuta Gigli è a 6 chilometri dalla sua proprietà, disse Perla. E questo punto Minerva la guardò. Sei la ragazza dei ferri. Perla. Lo sguardo che ne seguì
fu il particolare sguardo di una donna che ricalibra l'autorità. Minerva Torrigiani non era abituata a trovarsi in spazi dove la persona che gestiva le cose aveva 17 anni e indossava un cappotto con il gomito sinistro rattoppato. Ma era anche pratica nel modo in cui le persone che hanno gestito case, soldi e altre persone per molto tempo imparano a essere pratiche. Comprese la stanza abbastanza velocemente. Il letto, disse annuendo, verso la branda dove Zeno stava dormendo. Zeno Colombo lo userà stasera, disse Perla. È arrivato in stato di ipotermia. Ci sono delle coperte lungo lo scaffale in fondo e il pavimento vicino alla stufa rimane più caldo durante la notte. Minerva Torrigiani sostenne lo sguardo un momento in più del dovuto, poi si guardò intorno verso le altre 7 persone nella stanza che stavano tutte guardando, senza dar l'impressione di guardare. Il pavimento vicino alla stufa, disse. Sì. Un altro momento. Poi Minerva Torrigiani camminò verso lo spazio indicato e iniziò a sistemare la sua coperta con i movimenti precisi di una donna che aveva deciso di fare una cosa e l'avrebbe fatta correttamente. Carlo, l'uomo grande e silenzioso, mise giù la propria coperta accanto al suo datore di lavoro senza che gli venisse detto. La cuoca si sistemò dall'altra parte. La stanza si aggiustò intorno a loro, nel modo in cui le stanze si aggiustano quando una questione è stata risolta. La mattina seguente arrivò Ottavio Stampa. Venne da nord, seguendo la linea del crinale piuttosto che il fondo valle, muovendosi attraverso la neve con ciaspole che aveva fabbricato lui stesso con frasino piegato e cuoio crudo. Perla lo sentì alla porta prima che bussasse, ed era già sui gradini prima che avesse finito di alzare il pugno. Aprì la porta, e il freddo entrò con lui, e lei la richiuse rapidamente dietro di lui. Ottavio Stampa aveva 31 anni, un falegname, contadino occasionale, che viveva in una piccola proprietà ai margini della valle. Non era un uomo che parlava più di quanto la situazione richiedesse. Rimase ai piedi delle scale e guardò la stanza, con 9 persone al suo interno e le braccia nella stufa e gli scaffali ordinati, e il bambino addormentato sulla branda, e disse: «Sei stata qui per tutto il tempo, dalla prima notte». Si sedette sulla panca più vicina alla porta, si sfilò le ciaspole e tenne le mani vicino alla stufa. I suoi occhi si mossero per la stanza con l'attenzione di qualcuno che costruisce cose e non può fare a meno di leggere la struttura di tutto ciò che incontra. Guardò le travi del soffitto, guardò la malta intorno al tubo della stufa, guardò la costruzione degli scaffali, il modo in cui i supporti erano tagliati nella pietra piuttosto che attaccati alla superficie. «Fa caldo qui dentro», disse. La collina lo modera. La guardò. «Io ho una baita. L'ho sigillata io stesso. So che sei qui». Pensò a questo per un momento e decise di non discuterne. Accettò la tazza di brodo leggero che lei gli versò, la bevve e poi disse la cosa per cui era venuto. Silvio Ferri ha fatto domande in giro su questa collina, in particolare sulla parete ovest. Mantenne la voce bassa, non un sussurro, il tono di un uomo che sceglie il suo pubblico. È andato da Crespi prima della tempesta, ha chiesto informazioni sui confini delle proprietà, terreni non reclamati. È venuto fuori il nome di Ezio Corti. Perla posò la sua tazza sul tavolo, accanto alla tazza di latta che non aveva mai spostato da quando era arrivata, quella con il residuo del caffè di qualcun altro. Quando lo ha chiesto a Crespi, 2 giorni prima della tempesta. Lei aveva lasciato la fattoria di Silvio la mattina in cui era iniziata la tempesta. Silvio era andato da Crespi 2 giorni prima. Sapeva che la tempesta stava arrivando. Sapeva le tempistiche.
l'aveva mandata via la mattina in cui le strade sarebbero diventate impraticabili. C'era un uomo a casa di Silvio la notte prima della tempesta, disse lei. Un uomo con un bel cappotto. Ottavio la guardò fissamente. Un avvocato, forse, dal capoluogo. Era nel nostro capanno del grano alle 4 del mattino. Ottavio rimase in silenzio per un momento, in cerca di qualcosa, guardando qualcosa. Sul penultimo scaffale del basso, fece una pausa. Non c'è niente su quello scaffale ora tranne sacchi di grano, ma la polvere era stata tolta nel modo in cui la togli quando stai leggendo qualcosa che è stato appoggiato in piano. Ottavio posò la tazza. Un documento, carta di qualche tipo o una mappa, disse Perla. Rimasero con questo pensiero per un momento. Dall'altra parte della stanza arrivavano i suoni di nuove persone che gestivano la vicinanza, conversazioni a bassa voce, lo spostamento dei corpi. Zeno Colombo ci si svegliava e chiedeva acqua con la voce di un bambino sorpreso di avere caldo. Ah, calcolato ai tempi, disse infine Ottavio, non com domanda. Mi ha cacciato fuori la mattina, in cui la strada si sarebbe chiusa prima che chiunque potesse intervenire, anche se l'avesse voluto. Lei lo guardò, non uscirà con questa tempesta. Sta aspettando che finisca, disse Ottavio. Allora, disse Perla, anche noi. La tempesta non finì. Si infatti il terzo giorno. Un secondo sistema perturbato in arrivo da nord-ovest su quello precedente in diminuzione, ammucchiando nuova neve su cumuli che avevano già superato qualsiasi cosa la valle avesse visto in 15 anni. La porta esterna divenne difficile da aprire dall'interno. Il cumulo di neve contro di essa ora arrivava al petto e Perla e Ottavio insieme dovevano spingerla via ogni mattina. Don Elia Borghi arrivò il quinto giorno. Aveva 60 anni, era largo di spalle, con una barba bianca tenuta, corta e occhi che avevano trascorso molto tempo a osservare le persone dal fronte di una stanza. Scesi i gradini e rimase in fondo a guardare quelle che ora erano 11 persone nello spazio sotterraneo e non disse nulla per un intero minuto elaborando. Questo è straordinario, disse poi. Chi l'ha costruito? Un uomo di nome Ezio Corti, disse Perla. È morto 7 anni fa. Don Borghi si mosse lentamente per la stanza, esaminando gli scaffali, il lavoro della stufa, la costruzione del soffitto. Tocca la malta a una giuntura e annui leggermente. Il cenno involontario di qualcuno che conferma una qualità sospettata. Prese il diario da dove Perla lo aveva lasciato sullo scaffale posteriore, aprì la copertina, lesse la prima pagina e lo rimise a posto con quello che sembrava rispetto. Poi si voltò verso Perla con la particolare qualità di attenzione che proviene da un uomo abituato a tenere banco in una stanza. Qualcuno deve essere responsabile di questo, disse, no in modo scortese, no come una sfida, come affermazione di ciò che considerava ovvio. Per come vengono assegnate le provviste, per le decisioni su chi entra e chi no. Ci sono altre persone in arrivo. Ci saranno altre decisioni difficili. Ho preso io quelle decisioni, disse Perla. Te la sei cavata bene, disse Borghi, e lo pensava davvero, il che rese ciò che venne dopo più difficile da deviare. Ma questa situazione è cresciuta oltre ciò che una singola persona dovrebbe gestire da sola. In particolare una persona giovane senza una posizione di rilievo in questa comunità. End quote. Si guardò intorno nella stanza. Credo che un piccolo gruppo di noi, persone che la Valle conosce e di cui si fida, dovrebbe assumersi la responsabilità condivisa di come questo posto viene gestito. La stanza era in ascolto, tutta intera. Persino Zeno Colombo, seduto sulla branda con una coperta sulle spalle, stava guardando,
Perla capi cosa stava succedendo. Non malizia. Borghi non era Silvio. Credeva sinceramente in ciò che stava dicendo. Il ce lo rendeva considerevolmente più pericoloso da contestare rispetto a qualcuno che sapeva di avere torto. Aveva la credibilità di decenni, la logica della comunità e parole dal suono ragionevole condivisa, e le stava usando tutte per prendere la cosa che lei attualmente teneva. Lei disse: Don Borghi, sa perché il tubo della stufa non fa ghiaccio alla giuntura dove passa attraverso il soffitto? Lui sbatte le palpebre. Non vedo cosa c'entri con. Sa per quanto tempo il grano nell'alcova sul retro rimane vitale e quali sono le condizioni che ne accorciano la durata? Lei non aspettò. Sa quali barattoli aprire per primi e quali lasciare sigillati. Sa qual è il modello di ventilazione in questa stanza quando la porta esterna è chiusa e abbiamo un fuoco pieno e 12 persone che respirano? Lo guardo fissamente, perché io so tutte queste cose e ne imparo di più ogni giorno. Se c'è qualcuno che ce le sa meglio di me, vorrei incontrare quella persona in questo preciso momento. La stanza era molto silenziosa. Borghi la guardò per molto tempo. Non era uno sciocco. Sapeva leggere cosa gli stava dicendo la stanza. Il peso della tensione di 11 persone che erano state al caldo e nutrite per 5 giorni, sotto la gestione di questa ragazza con il cappotto rattoppato. Questa non è l'unica considerazione, disse, ma il tono tagliente era svanito. No, concordò Perla, ma è la prima. Lui si sedette. Non si arrese, gli uomini come Borghi non si arrendono in pubblico. Ma si sedette e questo fu sufficiente per ora. Quella notte Perla si svegliò al basso mormorio di voci dall'angolo più lontano. Rimase immobile, mantenne il respiro regolare e ascoltò 2 voci. Minerva Torrigiani e Borghi che parlavano nel registro di una conversazione che cerca di non essere ascoltata. Non riusciva a distinguere la maggior parte delle parole, oscurate dal respiro di 10 persone addormentate e dal basso suono della stufa che si assestava. Ma sentì il nome di suo zio, Silvio, e poi, una frase dopo, colse chiaramente un'espressione. Se lo aiutiamo, ha detto che lo farebbe. Non si mosse. Manten il respiro, lento e regolare, e guardò il soffitto. E pensò a un avvocato in un bel cappotto che esaminava scaffali in un capanno per il grano alle 4 del mattino. Pensò a 12 pagine tagliate nettamente da un diario. Pensò a partenze cronometrate e strade chiuse e alle. Parole già detto no scritte in un margine da qualcuno che aveva detto no e poi, 7 anni dopo, era stato trovato, e meno di 1 chilometro dal suo rifugio, con niente tra le mani. Aspettò che le voci si fermassero e la stanza tornasse ai suoni del sonno. Poi si alzò in silenzio, andò allo scaffale sul retro, trovò il diario, lo portò alla stufa e lo aprì alla sezione precedente le pagine mancanti. Non stava leggendo per cercare ciò che c'era, stava leggendo per cercare la forma di ciò che mancava. Lo schema emerse nel corso di 2 ore di attenzione. Corti menzionava 2 volte un uomo della valle sottostante nelle annotazioni sopravvissute, entrambe le volte senza nome. Il primo accenno, 4 anni prima della sua morte. Chiesto di acquistare il terreno, rifiutato. Poi uno spazio vuoto nella registrazione che corrispondeva alle pagine mancanti. Poi l'annotazione che riprendeva dopo la sezione tagliata in una calligrafia leggermente diversa, come se il tempo fosse passato e il ritmo di scrittura fosse cambiato, e lì, vicino al fondo di quella pagina che riprendeva. La nota a margine che non era della mano di Corti. Già detto, no prezzo. Non, già detto, no all'acquisto. Già detto, no a un prezzo.
Un prezzo specifico. Qualcuno era tornato con una cifra e Corti aveva detto di no a quella cifra, e lo scambio era stato abbastanza significativo che qualcuno aveva scritto quelle parole con promemoria o verbale e le pagine che contenevano il resoconto completo di quei negoziati erano state rimosse recentemente da qualcuno che aveva bisogno di assicurarsi che quel resoconto non esistesse in alcuna forma leggibile. Per la girò alla fine del diario. Aveva già letto fino alla fine prima, ma non aveva esaminato le pagine bianche. Ora tenne l'ultima pagina bianca vicino alla stufa e la inclinò contro la luce. Impressioni. Il fantasma di una scrittura proveniente da una pagina che era stata posata sopra questa mentre veniva scritta. Non poteva leggerla direttamente, ma poteva leggerne la forma. Il tratto discendente di certe lettere. L'anello di un numero. Ciò che riuscì a decifrare a pezzi e per intuizione sembrava potesse essere la registrazione di una transazione, numeri, un nome o nomi, e in fondo dove potrebbe andare una firma, il tipo di segno che si fa quando entrambe le parti premono una penna su un foglio. Cise il diario, lo tenne tra le mani nel buio e pensò a ciò che non aveva ancora. Non aveva le pagine mancanti. Non aveva un nome associato all'uomo venuto a negoziare. Non aveva prove di nulla che potesse soddisfare qualcuno, come Crespi, che operava nel mondo dei documenti e delle procedure e avrebbe richiesto più di impressioni e deduzioni. Ma aveva il punto cardine. Ne comprendeva la forma ora. Silvio voleva questa terra. L'aveva voluta per anni. Si era avvicinato a Corti, era stato rifiutato, era tornato con dei soldi, era stato rifiutato di nuovo. Aveva passato anni ad aspettare e guardare. Quando Corti era morto o scomparso e la terra era passata nell'ambiguità legale, Silvio aveva iniziato il processo formale per reclamarla. 3 anni di quel processo le aveva detto Ottavio. 3 anni di scartofi che si muovevano lentamente negli uffici della provincia, e poi, 2 giorni prima di una tempesta che avrebbe chiuso ogni strada della valle, aveva cacciato di casa sua nipote all'età di 17 anni, e dicembre, con 20 chilometri da camminare e nessuna destinazione e senza soldi. Perché sua nipote era cresciuta nella proprietà adiacente a questa collina. Aveva camminato su queste colline da quando aveva 11 anni e avrebbe potuto sapere cos'che avrebbero complicato la sua richiesta. Non si aspettava che trovasse la collina nella tempesta. Si aspettava che vi sparisse dentro. Zeno Colombo trovò la scatola il 7° mattino. La trovò perché aveva 9 anni ed era stato confinato in una stanza sotterranea per una settimana. Aveva esplorato ogni centimetro dello spazio usato dagli adulti e così aveva iniziato a esplorare gli spazi che gli adulti non usavano. Lo spazio vuoto dietro, lo scaffale più in fondo, il passaggio basso che portava all'alcova degli attrezzi, lo spazio sotto la branda per dormire, che era più vicino al pavimento rispetto alla costruzione standard perché Corti aveva costruito per l'isolamento piuttosto che per il comfort. Uscita sotto la branda con la scatola tenuta a 2 mani, con la particolare espressione di un bambino che sa di aver trovato qualcosa di significativo. La scatola era piccola, di legno semplice, con un chiavistello ma senza lucchetto. Zeno la posò sulla branda e guardò Perla. Sul coperchio, inciso nel legno con un coltello nei tratti attenti e deliberati di chi si stava assicurando che durasse. Saranno le parole, per colui che resta. Perla guardò il chiavistello, era un semplice pezzo di ferro a cerniera del tipo che può essere sollevato senza chiave. Lo sollevò.
Il coperchio si aprì. All'interno c'erano due oggetti, un documento piegato, sigillato con serralacca, il cui sigillo mostrava un timbro notarile e una piccola chiave di ferro, del tipo usato non per le porte ma per cassette di sicurezza o forzieri, con una semplice impugnatura ad anello e un singolo dente. Scroviglio il documento con attenzione, lavorando sulla serralacca senza rompere del tutto il sigillo, aprendolo abbastanza per vedere l'intestazione. Era un rogito. Il nome di Ezio Corti appariva nella prima riga, la descrizione della proprietà corrispondeva. Ne era certa anche senza avere il linguaggio legale per confrontarlo. La collina, la parete ovest, gli specifici indicatori di confine che Corti aveva registrato nelle annotazioni del suo diario. E in fondo un sigillo notarile datato 1879, legalmente testimoniato. Un titolo valido, ma non fu lato e far sedere, perla sul bordo della branda, e fissar il muro di fronte per un lungo momento. Fu la seconda pagina, piegata dietro lato. Un foglio singolo, con la calligrafia di Corti, testimoniato e datato 4 anni prima della sua morte. Il che rappresentava o una notevole lungimiranza, o il lavoro di un uomo che aveva capito che la sua posizione stava diventando pericolosa. Era un documento semplice. Diceva che, in caso di sua morte o incapacità, il terreno e tutte le proprietà su di esso passavano e chiunque avesse trovato e mantenuto quel rifugio in un momento di bisogno. E condizione che costui servis la comunità anziché il guadagno privato. Nessun nome. Non aveva un nome da scrivere. Aveva conosciuto un tipo di persona e aveva scritto le condizioni e aveva messo il documento in una scatola ed etichettato la scatola. Per colui che resta, e vi aveva messo dentro una chiave che non corrispondeva ad alcuna serratura che lei riuscisse a trovare nella stanza, e poi un giorno se n'era andato a prendere rifornimenti e non era più tornato. Aveva ancora in mano l'atto quando la porta esterna si aprì, e il freddo scese i gradini, precedendo Silvio Ferri. Venne da solo, ma non era da solo. Il vice brigadiere Paride Crespi stava 2 gradini dietro di lui sulla scala, riempiendo il passaggio con la sua corporatura imponente, e dietro Crespi il rettangolo di pallido cielo invernale mostrava dove la porta era rimasta aperta sopra. Silvio entrò nella stanza. Guardò le 11 persone che lo guardavano a loro volta, guardò gli scaffali e la stufa e lo spazio organizzato. Il suo viso non mostrò sorpresa. Sapeva che questo c'era. Aveva sempre saputo che c'era. Ai suoi occhi trovarono perla. Non hai alcun diritto di star qui, disse. Lo disse in modo uniforme, non a voce alta. Nel modo in cui un uomo disse qualcosa che si è preparato a dire. Infilò una mano nel cappotto, tirò fuori un foglio piegato e lo porse, non a perla, alla stanza. E tutti. Ho presentato una rivendicazione al catasto su questa terra. Non c'è alcun atto di proprietà valido registrato. Il proprietario è morto senza fare testamento e io sono il richiedente documentato più vicino per contiguità di proprietà. Lasciò che il foglio si aprisse in parte. Chiunque stia occupando questa struttura lo sta facendo sulla mia proprietà. Perla guardò Crespi sulle scale. Stava guardando la stanza, Zeno Colombo seduto sulla branda, Melinda Colombo in piedi con la mano sulla spalla del figlio. Le 11 persone che avevano trascorso una settimana sottoterra, perché il mondo in superficie le aveva deluse.
Crespi stava ricordando una ragazza su una strada invernale. Poteva vederlo sul suo viso, o almeno si diceva di poterlo vedere, il che forse era la stessa cosa. Silvio stava ancora guardando Perla e poi disse, abbastanza a bassa voce da essere sentito chiaramente solo da lei. Pensavo che la tempesta avrebbe sistemato le cose. Lei sollevò l'atto. Sollevò entrambe le pagine. Silvio si immobilizzò. Crespi dalle scale disse, «Che cos'è quello?» «Un rojito», disse Perla, «e un testamento, autenticato dal notaio, con testimoni. Mantenne gli occhi su Silvio. Lui sapeva che saresti venuto. Si era preparato». Nella stanza non c'era alcun suono tranne la stufa, il respiro di 11 persone e il vento che premeva inutilmente contro la collina sopra. Silvio guardò i documenti nelle sue mani. Il calcolo sul suo volto fu visibile, e poi non fu più visibile, mentre ci metteva sopra qualcosa. Guardò Crespi. Crespi stava guardando le carte con l'espressione di un uomo che ha appena capito che la sua situazione è considerevolmente più complicata di quanto gli era stato detto che sarebbe stata. «Quelli devono essere autenticati», disse Silvio. «Sì», disse Perla, «devono esserlo». Nessuno si mosse. Quella era la cosa che Perla avrebbe ricordato molto tempo dopo che i documenti sarebbero stati archiviati e la tempesta sarebbe diventata una storia che la gente raccontava a tavola in inverno, non le parole che aveva detto, non l'atto nella sua mano o il testamento dietro di esso, ma l'immobilità di 11 persone in una stanza sotterranea che guardavano. Silvio Ferri capire che il terreno sotto il suo piano si era spostato. Crespi ses gli ultimi 2 gradini e tesse la mano. Non a Silvio, a Perla. Lei gli diede ai documenti. Lui lesse lentamente, nel modo in cui un uomo legge quando sta attento e non perdersi nulla. Girò l'atto ed esaminò il timbro notarile sul retro. Lesse il testamento 2 volte, muovendo leggermente le labbra al secondo passaggio. Silvio stava a 1 metro di distanza e non disse nulla, il che disse a Perla più di qualsiasi cosa Silvio potesse dire. Un uomo che credeva di avere una posizione legale avrebbe parlato. Un uomo che stava ricalcolando no. Questi devono andare alla conservatoria dei registri immobiliari della provincia, disse infine Crespi. Ripiego ai documenti lungo le loro pieghe originali e li tese e Perla, non e Silvio. Finché non saranno autenticati i registrati, nessuno ha alcun diritto legale su nulla qui. Questo include te, disse a Silvio, e include la ragazza. La macella di Silvio si mosse. Paride, sai per cosa ho lavorato. So quello che mi hai detto per cui stavi lavorando, disse Crespi. Questi dicono qualcosa di diverso sulla sua storia. Guardo Silvio con lo sguardo fermo di un uomo che ha appena rivisto privatamente un'opinione e sta decidendo quanta parte di quella revisione mostrare. Il mio consiglio è di andare a casa e lasciare che la burocrazia provinciale faccia il suo corso. La strada, disse Silvio, è abbastanza passabile. Si sei venuto fin quassù. Silvio guardò Perla un'ultima volta. Lei si aspettava il calcolo che aveva visto prima, la fredda resa dei conti di un uomo che decideva quale mossa fare dopo. Invece vide qualcosa che non si aspettava e con cui non sapeva cosa fare. Vide un uomo che guardava una 17enne che era sopravvissuta a ciò che lui ragionevolmente si aspettava l'avrebbe uccisa e trovava in quella sopravvivenza qualcosa che andava oltre la questione legale, qualcosa che richiedeva che guardasse se stesso in un modo in cui aveva organizzato la sua vita per evitare. Alzò il bavero del cappotto, si voltò e salì le scale.
La porta esterna si aprì e si chiuse. Il freddo che scese le scale sulla sua scia si dissipò nel calore della stanza in pochi secondi. Crespi rimase ai piedi delle scale con i documenti tenuti con cura in entrambe le mani, come se gli fosse appena stato dato qualcosa di fragile. Li porterò di persona al catasto provinciale, disse. Il primo giorno sereno, guardò Perla. Ci vorrà del tempo, settimane, forse di più. Ma quello che c'è, che è documentato ora. Iniziò a salire le scale, poi si fermò col piede sul secondo gradino. Signorina Ferri, disse senza voltarsi. Avrei dovuto fermare il fuoristrada. Lo disse verso il muro. La missione non era abbellita né spiegata. Aveva fatto una cosa e sapeva di averla fatta, e lo stava dicendo con le parole più semplici disponibili. La prossima volta si fermi, disse Perla. Lui salì le scale e la porta si chiuse dietro di lui e la stanza prese respiro. Don Borghi fu il primo a riconoscere ciò che era cambiato. Andò da Perla la mattina dopo la visita di Silvio e rimase accanto a lei mentre esaminava l'inventario dell'alcova del grano, controllando i sacchi per danni da umidità. Non fece preamboli. Il documento è legittimo, disse. Ho visto abbastanza atti di proprietà nella mia vita per riconoscerne uno redatto correttamente. So che Corti era un uomo prudente. Lui sollevò uno dei sacchi di grano e lo strinse delicatamente, controllando la densità. Aveva programmato che qualcuno lo trovasse. Aveva programmato che qualcuno come te lo trovasse. Rimise a posto il sacco. Non ti ho reso le cose facili questa settimana? No. Credevo in quello che stavo dicendo. Voglio che tu capisca che non stavo agendo per conto di Silvio. Stavo agendo in base a ciò che pensavo fosse giusto. Per la fine di esaminare il sacco e passò al successivo. So anche questo. Borghi rimase in silenzio per un momento. Cosa posso fare per rendermi utile? Legli porse la lista dell'inventario che aveva tenuto su un pezzo di carta. Controlli questi numeri con gli scaffali e mi dica se mi è sfuggito qualcosa. Lui prese la carta e si mise al lavoro senza dire un'altra parola. Quella fu la fine della questione tra loro, non perché non fosse successo nulla, ma perché erano entrambi persone che si muovevano in avanti piuttosto che all'indietro, e il rifugio richiedeva di andare avanti. Minerva Torrigiani partì la seconda mattina dopo la visita di Silvio, quando la strada che scendeva a valle era stata abbastanza aperta dal veicolo di Crespi da essere percorribile a piedi. Supervisionò l'imballaggio degli effetti personali della sua famiglia con l'efficienza di una donna che aveva gestito una grande proprietà per 20 anni e sapeva esattamente come uscire da un posto in cui non aveva più bisogno di stare. Alla porta si fermò. Infilò una mano nel cappotto e tirò fuori un anello, d'oro e fascia semplice, il tipo indossato da qualcuno che valutava la durata rispetto all'ostentazione. Lo tese a Perla, per le spese legali, disse. Qualunque cosa accada in provincia, Perla guardò l'anello. Valeva più di quanto avesse mai tenuto tra le mani. Non ho bisogno di carità, disse. Non è carità, disse Minerva. È un investimento. Questo posto sarà importante per questa valle e preferisco stare dalla parte giusta di ciò che diventerà. Fece una pausa. Inoltre mi sono comportata male quando sono arrivata. So di averlo fatto. Non farò una messa in scena di contrizione al riguardo perché non è così che sono fatta, ma capisco i registri contabili e sto facendo un pagamento. Perla prese l'anello. Minerva Torrigiani salì le scale e non si guardò indietro, il che era del tutto coerente con tutto ciò che Perla aveva osservato di lei. La cuoca seguì, Carlo seguì. La stanza si svuotò di 3 persone
e divenne misurabilmente più silenziosa. Ottavio aveva guardato tutto dall'altra parte della stanza. Quando la porta si chiuse, guardò Perla con un'espressione che era quasi divertita. Non ha torto sull'investimento, disse. No, conven Perla, non se l'ha. A Santa Sismondi arrivò il quarto giorno dopo che la tempesta si era placata. Aveva 70 anni e si muoveva come qualcuno che aveva 70 anni da molto tempo e aveva fatto un patto con questo fatto. Scese i gradini senza aiuto, ma lentamente, con una mano sul muro di pietra, e rimase in fondo, guardando la stanza con gli occhi di qualcuno che si aspettava di vederla da anni. Ha parlato di questo posto per molto tempo, disse. Non ebbe bisogno di dire ci. Dopo che la sua famiglia è morta, costruire questo è stato il modo in cui ha superato il primo inverno e il secondo. Ogni inverno aggiungeva qualcosa. Diceva che il lavoro era lo scopo, non solo l'averlo. Perla le mostrò la scatola, le mostrò l'atto e il testamento. Assunta Sismondi li esaminò e annuì nel modo in cui una persona annuisce quando sta confermando ciò che già sapeva. Mi ha portato la chiave l'ultima volta che è venuto in paese, disse. Disse che se mai una ragazza fosse venuta a chiedere della piccola chiave avrei dovuto dargliela. Guardò Perla. Non sapevo quale ragazza. Non sapevo quando. Ma sapevo che sarebbe stato inverno. Ha messo il testamento nella scatola con l'atto, disse Perla. Perché aveva bisogno di una chiave separata se la scatola non era chiusa a chiave. Assunta Sismondi sorrise, il che riorganizzò il suo viso in qualcosa di più giovane. Perché non era la scatola la cosa da sbloccare. Attraversò la stanza, andò alla parete posteriore e rimase a guardare le scaffalature. Poi disse, mi ha portato qui una volta, 2 inverni prima che la sua gamba cedesse. Mi ha fatto fare il giro dell'intera stanza. Disse che le cose importanti sono nella pietra, non nel legno. Se mai fossi tornata senza di lui, avrei saputo dove cercare. Allungò la mano dietro lo scaffale più basso, tastò lungo la pietra, e dopo un momento la sua mano trovò qualcosa, e ci fu un suono. Il suono sommesso di un fermo che si sganciava. Una sezione della parete posteriore, larga forse 60 centimetri, oscillò verso l'interno, non di molto, 15 centimetri, abbastanza per rivelare che dietro lo scaffale non c'era terra solida, ma un altro spazio, e in quello spazio, avvolto in tela serrata e legato con del filo metallico, un pacchetto delle dimensioni di un grosso libro. Non si fidava del legno per le cose importanti, disse Assunta. Diceva che la carta aveva bisogno della pietra. Perla allungò la mano e prese il pacchetto. Lo scartò al tavolo con Ottavio, Don Borghi e Assunta in piedi intorno a lei, loro 4 vicini nella luce della lanterna. All'interno c'erano 3 oggetti, le pagine mancanti del diario, 12 intatte in sequenza, una lettera indirizzata, e chiunque trovi l'atto e il testamento. E un secondo documento che Perla impiegò un momento per identificare e poi un momento più lungo per comprendere appieno. Era il verbale di un incontro, datato 3 anni prima della morte di Corti. 2 uomini presenti, Ezio Corti e un certo Silvio Emilio Ferri. L'oggetto dell'incontro era l'acquisto della proprietà sulla collina. Il verbale mostrava il rifiuto di Corti e 2 offerte separate. La seconda offerta, considerevole, la cui somma era registrata nella grafia precisa di Corti con nessuna apparente esagerazione. In fondo, Corti aveva scritto, messo in chiaro che né il prezzo né le circostanze cambieranno la mia risposta. SEF. Non ha reagito bene al rifiuto finale.
Registro questo incontro per intero e lo metto con l'atto perché credo che il verbale possa servire dopo la mia scomparsa. Lo aveva saputo. L'aveva visto abbastanza chiaramente da preparare un verbale legale al riguardo. Don Borghi lesse il documento da sopra la spalla di Perla. Rimas in silenzio per un lungo momento. Questa è l'autenticazione, disse infine. Questo è ciò che rende l'atto e il testamento impossibili da contestare con successo. Si raddrizzò. Con questo è assunta come testimone vivente dell'esecuzione del testamento. Silvio non annulla. Perla ripiegò i fogli nella tela serrata. Non provava trionfo. Si era aspettata di provare qualcosa simile al trionfo e invece provava qualcosa di più silenzioso e difficile da nominare. Corti aveva preparato tutto questo con la pazienza di un uomo che non poteva sapere quando sarebbe stato usato o di chi solo che sarebbe stato necessario. Aveva passato anni a prepararsi per un futuro che non avrebbe visto. Lei si trovava in quel futuro ora. Guardò Assunta Sismondi. Sapeva alla fine, Cisi, che Silvio era il pericolo? L'espressione di Assunta disse tutto prima delle sue parole. Lo sapeva. Avrebbe rifiutato Silvio 2 volte. E Silvio non era un uomo che accettava un rifiuto senza reagire. Conosceva il procedimento legale che Silvio aveva iniziato. Sapeva che l'infortunio alla gamba era grave. E sapeva che doveva arrivare in paese prima della neve. Fece una pausa. Si è andato alla luce del giorno. Sulla strada non si stava nascondendo. Forse pensava che questo contasse. Che l'essere in piena vista sulla strada contasse. Perla pensò a Corti su quella strada. Un uomo sulla sessantina, con una gamba malandata e una lunga camminata, che non portava nulla, avendo lasciato tutto chiuso e nascosto nella terra dietro di lui. Camminando verso il paese, arrivandovi a metà, pensò a quello che Ottavio le aveva detto di Corti, trovato senza nulla tra le mani. Non disse quello che stava pensando ad alta voce. Alcune cose, una volta dette, assumono una forma che non può essere ritirata. Alcune cose è meglio tenerle con conoscenza privata che guida le azioni future, piuttosto che un'accusa pubblica che richiede prove che non aveva. Silvio Ferri era un uomo che aveva fatto ciò che fanno gli uomini di convenienza. La terra gli aveva risposto nel suo stesso modo, e la risposta si trovava in quella stanza, stringendo i documenti di cui lui aveva bisogno che non esistessero. Era sufficiente. Crespi tornò il sesto giorno dopo la tempesta, con una ricevuta dall'ufficio del catasto. La porse e Perla senza cerimonie. L'atto è registrato, disse. Il testamento è in coda per la convalida. L'impiegato disse che vista l'età dei documenti e la testimone ancora in vita è una cosa diretta. Si guardò intorno nel rifugio, che ora ospitava solo Perla, Ottavio, Melinda Colombo e Zeno, gli altri essendo tornati alle loro case mano che le strade venivano ripulite. Silvio ha presentato un'obiezione formale. Me lo aspettavo, disse Perla. Il funzionario si aspetta che venga respinta, così come il procuratore con cui ho parlato stamattina a tuo nome. Fece una pausa. Alla fine avrai bisogno di rappresentanza, qualcuno che parli per te nel processo. Ne sono consapevole. Lui infilò la mano nel cappotto e tirò fuori un biglietto da visita. Il nome di un avvocato, l'indirizzo del capoluogo. Fa questo tipo di lavoro. Mi deve un favore. Posò il biglietto sul tavolo, accanto alla tazza di latta che Perla non aveva ancora spostato. Usa il favore. Perla prese il biglietto da visita. Guardò Crespi,
che stava guardando la tazza di latta con l'espressione leggermente perplessa di un uomo che ha appena notato qualcosa che era sempre stato sotto i suoi occhi. Quella tazza. Disse, qualcuno è stato qui prima di me. Sì, disse lei. Non so chi, non so se importa ora. Crespi prese la tazza, la guardò, la rimise giù. La sua espressione attraversò qualcosa e ne uscì dall'altra parte senza mostrare cosa fosse stato. Salì le scale senza ulteriori commenti, il che Perla aveva ormai capito essere il suo modo particolare di chiudere una conversazione che era giunta alla sua fine utile. Silvio venne per l'ultima volta a fine gennaio. Non in un giorno con un'intenzione dietro, non con un avvocato o un vice brigadiere o documenti. Venne in un martedì pomeriggio in cui il cielo era sereno e la neve si era compattata in una crosta dura che reggeva il peso se si camminava con attenzione. E Perla era fuori dal rifugio e spaccare la legna che aveva trascinato su dagli alberi caduti sul versante nord della collina. Lo sentì prima di vederlo, lo scricchiolio della crosta sotto gli stivali, e alzò lo sguardo per vederlo in piedi alla base del pendio che guardava in alto verso di lei. Era salito dalla valle. Il suo respiro si vedeva nell'aria fredda. Non indossava il suo bel cappotto. Indossava il cappotto da lavoro che aveva messo ogni inverno per tutto il tempo che lei riuscisse a ricordare. Quello con la tasca sinistra sfilacciata e il bottone che era stato sostituito in un colore leggermente diverso. Rimase lì. Non salì il pendio? Non chiamò? Guardò lei e l'ingresso del rifugio dietro di lei e il sentiero che vi conduceva, un vero sentiero ora consumato dagli stivali di 40 o 50 persone nel corso dell'inverno. Guardò il pendio della collina sopra l'ingresso, dove la neve giaceva liscia e indisturbata sopra la terra che custodiva la struttura sottostante. Perla appoggiò l'ascia contro il ceppo. Per un momento considerò l'idea di scendere verso di lui. Il pendio non era lungo, 20 passi, e lei avrebbe potuto stare di fronte a lui e avrebbero potuto avere qualsiasi conversazione fosse disponibile e due persone che avevano fatto quello che loro avevano fatto l'uno all'altra. Pensò e come sarebbe stata quella conversazione e cosa avrebbe ottenuto e cosa le sarebbe costato e cosa sarebbe costato a lui. Rimase dove si trovava. Dopo un po', Silvio si voltò e cominciò a scendere di nuovo verso la valle. Camminava nel modo in cui camminava sempre, con le spalle dritte e il passo regolare, e lei lo guardò finché la pendenza del terreno non lo fece sparire dalla sua vista, e l'unica prova del suo passaggio fu la linea delle impronte degli stivali nella neve incrostata. Non provò sollievo, non provò vittoria. Provò la specifica qualità di una fine che non si è risolta in nulla di pulito, ma si è risolta comunque. Il modo in cui finisce una lunga malattia, non con la guarigione, ma con il corpo che decide semplicemente di continuare. Prese l'ascia e tornò al lavoro. Zeno Colombo la trovò lassù 2 ore dopo. Aveva preso l'abitudine di scalare la collina di pomeriggio quando sua madre glielo permetteva, in parte per l'abitudine di un bambino che aveva trascorso una settimana trasformativa sottoterra e voleva stare vicino alla cosa che lo aveva trasformato. E in parte perché aveva 9 anni e l'ingresso del rifugio con la sua porta nascosta nella collina era la cosa più interessante a distanza di cammino. Si sedette su un sasso e la guardò spaccare legna per un po' senza parlare, cosa che Perla aveva imparato ad apprezzare di lui. Aveva imparato durante la sua settimana nel rifugio che il silenzio in presenza di un'altra persona non era lo stesso della solitudine.
e aveva applicato quella lezione in un modo che lo rendeva più facile da avere intorno rispetto alla maggior parte degli adulti che conosceva. Mia madre disse che puoi stare con noi, disse alla fine, se vuoi. C'è una stanza vicino alla cucina. So che non l'ha detto per carità, l'ha detto perché tu sai cose che lei non sa e vuole impararle. Perla posò un pezzo di legna spaccata sulla pila. Tu cosa vuoi? Zeno ci pensò con la serietà di un bambino che capisce quando gli è stata fatta una domanda vera. Voglio che tu resti sulla collina, disse. Ma so che non puoi stare nel rifugio tutto il tempo a causa di come funzionano le provviste e anche perché impazziresti. Considero oltre. La stanza di mia madre è al secondo piano e da quella finestra si vede questa collina. Perla lo guardò. Ci stavi pensando da un po', disse. Dal quinto giorno, rispose lui. Ho avuto molto tempo sottoterra. Lei rise, le uscì inaspettatamente, reale e senza difese. La risata di chi non rideva da abbastanza tempo che i muscoli per farlo si erano arrugginiti. Zeno sorrise per il successo della cosa, con la soddisfazione di un bambino che ha compiuto qualcosa che si era prefissato di compiere. Di a tua madre che scenderò per cena, disse Perla. Possiamo parlare della stanza. Rimase sulla collina finché la luce non se ne andò del tutto, finendo di spaccare la legna e accatastandola sotto la tela serrata e, facendo il controllo di fine giornata del rifugio, che era diventato automatico quanto respirare. Fuoco regolato correttamente. Presa d'aria aperta della giusta misura. Inventario del cibo aggiornato nel suo taccuino, che non era il taccuino di Corti, ma il suo iniziato nella seconda settimana di gennaio, con lo stesso stile sobrio e pratico che aveva usato lui. Temperature, tassi di consumo, appunti su cosa aveva funzionato. Sulla copertina interna posteriore del taccuino aveva copiato le parole che aveva trovato incise sulla parete posteriore, l'iscrizione che aveva scoperto dopo che l'ultimo degli ospiti invernali era tornato a casa e lei era rimasta sola nel rifugio per la prima volta da quando Melinda Colombo era arrivata. Qualcuno prima di Corti, i segni di scalpello più vecchi della sua costruzione, più vecchi della sua malta e delle travi del soffitto, aveva inciso 7 parole nella pietra della collina. La terra ricorda ciò che il cielo dimentica. Non sapeva chi avesse messo lì quelle parole, o quando o in quali circostanze. Sapeva solo che erano state incise da qualcuno che a sua volta aveva trovato quella collina, aveva a sua volta compreso qualcosa su ciò che la terra custodiva rispetto a ciò che l'aria dava e portava via, e aveva voluto lasciare un documento che gli sopravvivesse. Come Corti aveva voluto lasciare un documento, come Perla stava ora, a suo modo, lasciando un documento nelle attente colonne del suo taccuino. Chiuse la porta del rifugio e mise il chiavistello, e rimase sulla collina nell'ultima luce grigia. Sotto di lei, la valle cominciava a mostrare luci e finestre. Il piccolo tepore giallo delle case, che avevano superato il peggior inverno da un decennio, e questa parte con le loro perdite, e le loro lezioni, e la loro mutata comprensione di ciò che una stagione dura richiedeva. Poteva vedere la casa dei Colombo da lì. La finestra del secondo piano che Zeno aveva descritto, un quadrato caldo nel buio precoce. Pensò a Corti che scendeva da quella collina per l'ultima volta, preparato per un futuro che non avrebbe visto senza portare nulla. Pensò all'uomo che era venuto prima di Corti, scalpello alla mano, e insedere parole nella collina per nessuno, in particolare e per tutti, alla fine.
Pensò a un'estate che sarebbe arrivata e al lavoro di rifornire il rifugio prima dell'autunno e alla specifica conoscenza che aveva accumulato nel corso di un inverno che aveva cercato di ucciderla e che invece le aveva insegnato il modo in cui gli inverni insegnano alle persone che vi sopravvivono, non dolcemente, non con spiegazioni, ma accuratamente. Scese la collina. Il sentiero era sgombro e ben battuto sotto i piedi, reso compatto dagli stivali di tutti coloro che lo avevano scalato durante la tempesta e di tutti coloro che lo avevano scalato da allora. In primavera avrebbe avuto bisogno di una corretta manutenzione, liveato e inghiaiato nei tratti più ripidi. In estate, probabilmente si sarebbero state persone che volevano costruire le proprie versioni del rifugio di Corti, cantine scavate nella terra sopra la linea del gelo, rifornite i sigillati prima che le foglie cambiassero colore. Aveva già iniziato a disegnare i progetti, non in base ad alcuna conoscenza formale di costruzione, ma da 6 anni passati, a rattopare recinzioni e puntellare fondamenta e osservare cosa reggeva e cosa cedeva, combinati con l'ingegneria dettagliata del diario di un uomo morto e con le 7 parole nella pietra, che erano più vecchie di ogni altra cosa. Ai piedi della collina si fermò e guardò in alto verso la cima. L'ingresso del rifugio era invisibile da lì. Come doveva essere, come Corti lo aveva costruito per essere. La collina era solo una collina, coperta di neve e insignificante, che non rivelava nulla a una persona che non sapeva dove guardare. Lei sapeva dove guardare. Si voltò verso la casa dei Colombo e la sua finestra illuminata e iniziò a camminare lungo la strada della valle e la neve compatta resse il suo peso senza rompersi e il freddo era il freddo onesto di una limpida serata di gennaio, piuttosto che il freddo letale della tempesta, e le luci sotto di lei si avvicinarono lentamente e dietro di lei la collina si ergeva nel buio, custodendo tutto ciò che aveva sempre custodito, paziente, piena e in attesa di chiunque fosse venuto dopo.